Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Continuiamo con la serie dedicata ai piani di accumulo. Come sapete abbiamo sviluppato una nostra strategia in grado di ottimizzare l'acquisto delle quote degli ETF e massimizzare i rendimenti del PAC. Negli ultimi video abbiamo investigato quali siano i risultati utilizzando gli ETF che replicano gli indici MSCI World, l'MSCI World Momentum e il Quality Factor. In molti ci avete chiesto quali siano le impostazioni della strategia ed i risultati che si possono ottenere utilizzando gli ETF che replicano l'S&P 500. In questo video ci occuperemo proprio di questo e vi anticipo che i risultati sono decisamente interessanti. Prima di procedere vi chiederei di mettere un like e iscrivervi al canale, in modo da farci capire che apprezzate questo tipo di contenuti e inoltre vi ricordo di andare a visitare il nostro sito internet alla pagina www.astrading.net. Troverete tutte le informazioni relative ai servizi che offriamo riguardanti sia il trading automatico che gli investimenti di più lungo periodo. Fateci un salto dopo aver visto il video. Bene, ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretati come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Prima di analizzare la strategia e vedere come impostare il nostro piano di accumulo, spendiamo 2 minuti per vedere più nel dettaglio l'indice S&P 500. Sebbene storicamente siano nati prima gli indici Dow Jones, lo Standard & Poor's 500, indice appunto realizzato da Standard & Poor's nel 1957, è il più importante indice azionario nordamericano e nel tempo ha assunto sempre una maggiore importanza presso gli investitori. È infatti il principale benchmark azionario relativo ai titoli quotati a Wall Street ed è il sottostante per un incredibilmente ampio ventaglio di prodotti derivati, quali futures, opzioni e certificates. L'S&P 500 contiene 500 titoli azionari di altrettante società quotate a New York e complessivamente rappresentano l'80% circa della capitalizzazione di mercato. Ma vediamo quali sono i criteri di appartenenza all'S&P 500. Innanzitutto l'azienda deve provenire dagli Stati Uniti. Inoltre, per poter entrare a far parte dell'S&P 500 è richiesta una capitalizzazione minima che negli anni è cresciuta, fino a quasi triplicarsi in 15 anni. Dal 3 aprile 2022 deve essere almeno pari a 14,6 miliardi di dollari. L'azienda deve avere un numero di azioni in libera circolazione pari almeno al 50% del totale e deve essere quotata presso la borsa di New York o iscritta presso il Nasdaq. Il rapporto tra il volume di affari annuale e la capitalizzazione di mercato deve essere almeno 0,3 e il controvalore scambiato mensile deve essere superiore a 250.000 azioni per ognuno dei 6 mesi antecedenti la data della valutazione. Infine deve essere garantita la trasparenza del bilancio. Per il calcolo del peso di ogni singola azienda all'interno dell'indice, Standard & Poor's utilizza il metodo della capitalizzazione flottante, dove con capitale flottante si intende la parte di capitale sociale che può essere comprata e venduta sul mercato, cioè titoli non detenuti dagli stati, dai blocchi di controllo o da azionisti legati da patti di sindacato. Il metodo della capitalizzazione flottante assegna quindi un peso ai vari titoli in funzione del capitale flottante, calcolato come il prodotto del numero di titoli flottanti moltiplicato per i prezzi degli stessi titoli. Questo metodo differenzia l'S&P 500 rispetto agli altri indici, come per esempio il Dow Jones, che semplicemente assegna un peso maggiore ai titoli che hanno un prezzo più elevato. I 10 titoli che attualmente hanno un peso maggiore all'interno dell'S&P 500 e che assieme raggiungono il 30% circa del totale sono Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Nvidia, Berkshire Hathaway, Facebook, che ora si chiama Meta, e la United Health Group. Per quanto riguarda i singoli settori, invece, i più rappresentati sono quello dell'information technology con il 27%, l'healthcare con il 14% e il consumer discretionary e il finanziario con l'11%.
Bene, passiamo a questo punto agli ETF che replicano l'indice S&P 500. Come potete immaginare esistono ovviamente diversi emittenti che propongono un ETF e in questa tabella potete trovare i principali 14, dei quali vi riporto il ticker, il prezzo al momento del video, il costo annuo, la performance ad un anno, la dimensione del fondo, la tipologia di replica, la data di lancio e la politica di distribuzione. Qui non è specificato, ma sono tutti valutati in US dollar e sono senza copertura valutaria. Non vedremo i risultati del piano di accumulo per tutti quanti gli ETF, in quanto, essendo le performance molto simili, anche i profitti della strategia cambieranno molto poco. Vedremo però le impostazioni da utilizzare per quelli che secondo noi sono i più interessanti ed hanno le caratteristiche per poter essere utilizzati con la nostra strategia. Procediamo quindi con una scrematura. Scartiamo innanzitutto gli ETF a replica sintetica, in quanto preferiamo quelli a replica fisica, ovvero che acquistano veramente le azioni che compongono l'indice. Scartiamo anche quelli a distribuzione, in quanto riteniamo che abbia poco senso costruire un pack con degli strumenti finanziari che distribuiscono i dividendi, a meno che non decidiamo in autonomia di reinvestirli in strumenti che abbiano almeno lo stesso rendimento dell'ETF. Ma per semplicità e per ridurre i costi di transazione conviene a questo punto scegliere direttamente quelli ad accumulazione. Scartiamo inoltre quelli eccessivamente costosi, in quanto il piano di accumulo, per come è stata sviluppata la nostra strategia, perderebbe di elasticità. Rimane quindi un solo ETF che a nostro parere è il più interessante per il piano di accumulo, quello della Vanguard ad accumulazione, con ticker VUAA. Ovviamente questo non significa che gli altri siano da scartare, semplicemente abbiamo selezionato quello secondo noi più adatto ad un piano d'accumulo secondo la strategia che abbiamo sviluppato e che vedremo tra poco. Se poi siete interessati ad uno degli altri non dovete far altro che scrivercelo nei commenti o mandarci una mail e vi faremo avere i risultati. Ora che abbiamo capito cos'è l'indice S&P 500 e quindi anche in cosa si investe nel momento in cui decidiamo di acquistare delle quote dei relativi ETF, passiamo all'analisi della strategia del piano di accumulo. La strategia è già stata dettagliatamente spiegata nei precedenti video, per cui ora mi limito a fare solo un brevissimo ripasso. Nel caso poi vogliate approfondire i dettagli vi lascio i link in descrizione e qui in alto a destra. Innanzitutto premetto che la strategia è stata inizialmente sviluppata per l'ETF dell'iShares MSCI World ed è stata ottenuta unendo due diverse strategie che lavorano con delle logiche per certi versi simili ma utilizzando dei riferimenti diversi. La prima strategia, che abbiamo chiamato PAC ottimizzato, si basa sulla variazione del prezzo mensile dell'ETF. Se quindi il prezzo di chiusura nell'ultimo mese è diminuito rispetto al prezzo di chiusura del mese precedente e quindi ha subito una svalutazione, allora incrementiamo le quote da acquistare. La seconda strategia invece riprende le logiche di quello che viene comunemente chiamato Smart Pack ed è leggermente più complessa in quanto utilizza il prezzo medio di carico, ovvero il prezzo di acquisto medio del portafoglio pesato con la quantità di quote acquistate. Questa seconda strategia, che chiameremo Smart Pack ottimizzato, calcola il numero di quote da acquistare in funzione della differenza tra il prezzo dell'ETF e il prezzo medio di carico. Quindi tanto più il prezzo dello strumento è vicino al prezzo medio di carico, tante più quote acquisteremo. Invece tanto più il prezzo si allontana e quindi l'acquisto diventa sconveniente, tante meno quote acquisteremo. Unendo queste due strategie e rivedendo leggermente i parametri in gioco, abbiamo sviluppato una terza strategia, che abbiamo chiamato AS-PAC. I dettagli e i risultati delle simulazioni potete vederli in modo più che approfondito nei video precedenti. Vediamone comunque una breve sintesi. In questo grafico vi riporto il conto totale in blu, che ha raggiunto dopo 25 anni quasi 24.500 euro, ed è composto da un investimento totale di 7.300 euro e da poco più di 17.000 euro di profitti, a cui corrisponde quindi un rendimento molto soddisfacente del 234%. È interessante notare che l'andamento dei soldi investiti, rappresentati dalla linea rossa, mostra un andamento a gradini. Questo ci fa capire che si compreranno quindi tante quote quando i prezzi scenderanno e si interromperanno gli acquisti quando invece saliranno, mettendo quindi da parte il denaro per le occasioni migliori.
Non dovete comunque preoccuparvi nel caso decidiate di avviare il PAC in una fase di mercato rialzista, perché la strategia, per come è strutturata, vi farà comunque acquistare un numero di quote iniziali che vi permetteranno di sfruttare il trend crescente. Progressivamente il numero di quote da acquistare diminuirà fino ad annullarsi, rimanendo in attesa di un ritracciamento dei prezzi. Ovviamente se avete la possibilità di acquistare una quantità di denaro superiore non dovete fare altro che acquistare più quote, stando però attenti a non variare le logiche della strategia. A tal proposito nel video precedente avevo proposto altre due configurazioni, chiamate ASPAC 2 e ASPAC 3, di cui vi riporto il numero di quote corrispondenti. Come vedete in ASPAC 2 sono state semplicemente moltiplicate le quote per un fattore 2, per cui anche i profitti e il capitale investito semplicemente raddoppieranno. In ASPAC 3 invece sono state leggermente riviste le quote, in modo da aumentare il capitale investito, limitando però il numero massimo di quote da acquistare. In questa immagine vi riporto una sintesi dei risultati per le tre configurazioni in un periodo di 25 anni. Come potete vedere, la configurazione ASPAC 3 rappresenta un buon compromesso tra capitale investito e rendimento. Ma vediamo a questo punto se è possibile adattare questa strategia all'ETF della Vanguard che replica l'S&P 500 e vediamo che risultati permetterebbe di ottenere. Innanzitutto confrontiamo il rendimento di questo ETF con quello che replica l'indice MSCI World, che è stato utilizzato per sviluppare la strategia. Notate immediatamente come il rendimento sia decisamente maggiore, avendo registrato dopo poco più di 10 anni un profitto del 500%, mentre quello dell'iShares è del 300%. Qui devo però fare una precisazione. L'ETF della Vanguard è stato rilasciato nel 2019, per cui per il calcolo del rendimento e la messa a punto della strategia ho utilizzato quello dell'iShares, che è stato rilasciato nel 2010. Entrambi sono replica fisica ed accumulazione, per cui ipotizziamo che dal punto di vista dei rendimenti siano tra loro intercambiabili. Per quanto riguarda le impostazioni della strategia, è interessante notare che la configurazione originale che abbiamo visto poco fa può essere tranquillamente utilizzata anche per l'ETF della Vanguard che replica l'S&P 500. Il prezzo dell'ETF è infatti molto simile a quello dell'iShares MSCI World e il maggior rendimento dell'S&P 500 permette di ottenere performance migliori. Se però volessimo stressare la strategia in modo da massimizzarne il rendimento a parità di capitale investito, dobbiamo fare alcune piccole modifiche alle impostazioni del PAC. Innanzitutto rivediamo leggermente i parametri relativi alle variazioni dei prezzi. In questo modo sfruttiamo meglio i rendimenti maggiori dell'S&P 500. Inoltre aumentiamo leggermente il numero di quote da acquistare. Come per l'MSCI World abbiamo voluto proporre anche per questo ETF 3 possibili configurazioni di acquisto delle quote, in modo tale che possiate scegliere quella più adatta al vostro piano di investimento. In questo grafico vi mostro il confronto dei risultati ottenuti con la configurazione ASPAC 1 con l'ETF che replica l'MSCI World, che riconoscete dalle linee continue, e con quello che replica l'S&P 500 dalle linee tratteggiate. Vediamo quindi più nel dettaglio i risultati. Partiamo dal capitale investito, che come potete vedere al termine del periodo di analisi è esattamente lo stesso e pari a poco meno di 6.000 euro. Aggiungiamo quindi i guadagni al grafico e da qui è evidente la differenza di rendimento tra i due ETF. Con quello che replica l'MSCI World otteniamo poco più di 11.000 euro con un rendimento corrispondente del 190%. Con quello che replica l'S&P 500 otteniamo più di 15.500 euro di profitto con un rendimento del 270%. Infine torniamo al grafico iniziale con l'andamento dei conti totali per entrambe le strategie, in modo da avere una visione più completa. In questa slide vi riporto una sintesi dei risultati con entrambi gli ETF e le 3 configurazioni della strategia. In questo modo potete quindi valutare quale sia quella più adatta alle vostre esigenze. Come abbiamo visto, l'ETF che replica l'S&P 500 permette di ottenere profitti e rendimenti ben superiori. Fate però attenzione che anche il drawdown registrato durante il periodo in analisi è superiore del 10-15% rispetto a quello ottenuto con l'ETF che replica l'MSCI World. Come sapete, per poter gestire il PAC in modo agevole abbiamo sviluppato un file Excel di cui trovate il link al video qui in alto a destra o in descrizione.
Il file è impostato per gestire il pack con l'ETF dell'iShares che replica l'MSCI World, ma con semplici modifiche può ovviamente essere utilizzato anche con altri ETF. Senza entrare nei dettagli, in quanto c'è appunto un video dedicato all'utilizzo del file, quello che dovete fare è semplicemente inserire nel foglio MyPack il numero di quote che desiderate acquistare in base all'ETF che volete utilizzare e la strategia che volete seguire. Inoltre correggete i parametri relativi alla variazione dei prezzi seguendo le indicazioni che vi ho riportato in precedenza. A questo punto non dovete far altro che inserire i prezzi di chiusura e di acquisto dell'ETF nelle due colonne della dashboard, le eventuali commissioni di acquisto e trovate il numero di quote da acquistare nella colonna destra, dedicata al vostro pack. Tutto qua, come vedete, è veramente semplice. In ogni caso, se avete bisogno di chiarimenti, noi siamo sempre a disposizione, per cui non dovete far altro che scriverci un commento qui sotto o mandarci una mail. Prima di concludere il video vorrei però darvi un suggerimento. Abbiamo visto che il piano di accumulo con l'ETF che replica l'S&P 500 è sensibilmente più profittevole dell'indice MSCI World. Di fatto non ci sarebbe quindi alcun motivo per continuare ad utilizzare quest'ultimo. In realtà tenete presente che l'S&P 500, oltre ad avere una volatilità superiore all'MSCI World, è caratterizzato da una diversificazione decisamente inferiore, in quanto investe unicamente nelle 500 maggiori aziende degli Stati Uniti. L'MSCI World invece contiene più di 1500 titoli dei 23 paesi più sviluppati a livello globale. Chiaramente gli Stati Uniti rappresentano una quota piuttosto importante all'interno dell'indice, parliamo di quasi il 70%, però grazie al fatto che ci sono molti altri paesi e aziende, nelle fasi di difficoltà di mercato la volatilità è un po' più contenuta. Quello che posso suggerirvi è magari di avviare entrambi i pack, uno sull'indice MSCI World che funge da pack principale ed uno più piccolo sull'S&P 500, in modo da sfruttare i maggiori rendimenti senza però esporvi eccessivamente. In base quindi al capitale che credete di poter investire, scegliete le strategie che preferite, stando attenti però a non esagerare. Quando i mercati scendono abbiamo visto che le strategie tendono ad aumentare il numero di quote, per cui vi potreste trovare in una situazione in cui dovreste investire capitali veramente importanti. Se credete che il numero di quote che vi ho indicato nelle varie configurazioni siano troppo elevate, potete dimezzarle o ridurle a vostra discrezione. State però attenti a non alterare troppo i rapporti tra di loro, per non modificare eccessivamente la strategia e le sue performance. Se avete dubbi, in ogni caso scriveteci e vi risponderemo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che abbiate trovato le informazioni utili ed interessanti. Nei prossimi video continueremo ad investigare le performance della strategia sviluppata per il pack utilizzando altri ETF. A tal proposito, se avete qualche altro suggerimento o siete interessati a qualche ETF in particolare, scrivetecelo nei commenti e analizzeremo anche quello. Se il video vi è piaciuto e avete trovato le informazioni interessanti, come sempre vi chiedo di mettere un bel like qui sotto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Grazie per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!